Welcome to the very first edition from Behind the Keys by Car here in Lucerne. Very special city and location we are in my restaurant. My name is Pietro Catalano, founder of Dynology of the concept. And we have today very special guest, Simone Covan from Florence and Giacomo Maffer from Revi Winery. Then we have Joel, we have Silvano from No One Concept. We are really delighted to have this special guest here, and especially they are entrepreneurs as we are in Car. And now I switch in Italian because we have an Italian round table. And please follow us and subscribe on our YouTube channel. It's Behind the Keys by Car. And yes, grazie mille per avere oggi qua. And mi fa molto piacere. E parliamo un po' della situazione hospitality, come vivete voi il mondo di hospitality, i challenge, specialmente il mondo che siamo adesso, diciamo un po' non complicato, ma challenging. Sì, molto interessante. Oggi ero in macchina e ho sentito una bella storia che hanno fatto un miglior qualità vita in Svizzera, però in cantone, diciamo in tutti i cantoni in Svizzera, qual è il paese più qualità per vivere. È una cosa molto sorpresa che era Lugano, che hanno pure detto perché Lugano è un cantone che si vive molto bene. Un punto era proprio il distanze tra casa e lavoro, che vai a Zurigo per esempio, se vivi a Zurigo vai al lavoro ti impegni più o meno 45-50 minuti, e a Lugano sono 23, la media 23 minuti. Mi sa, ieri abbiamo discusso pure con te, Simone, a Firenze. Sì, assolutamente. Come là una cosa molto complicata, diciamo, no? Per vivere dici a Zurigo rispetto a Firenze, rispetto a Roma, rispetto allora noi a Firenze fortunatamente siamo anche abbastanza fortunati, perché la città non è delle più grandi che abbiamo sul territorio italiano. Già sicuramente i ragazzi da Torino è più grande, se poi andiamo a parlare delle grandi metropoli come sono Milano o Roma, è sicuramente un'altra la qualità di vita. Poi l'Italia rispetto a altri paesi può sicuramente vantare negli anni una buona qualità di vita. Ora vediamo come si evolve in questo ultimo decennio, che magari è un pochino più complicato. Sicuramente Giacomo in Alto Adige o in Trentino se la passa benissimo nella sua regione autonoma. Me la passo bene, perché intanto volevo ringraziare Pietro di averci ospitati in questo concetto, in questa casa dove la qualità, termine oggi inflazionato, no, veramente si respira, dal piatto al drink al design, no, che ci circonda. Sono particolarmente fortunato perché alla fine io sono basato in un piccolo paesino a sud di Trento, dove conta 3.000 abitanti, e devo dire che il mio percorso casa-lavoro è davvero breve, se non che giro molto e quindi il traffico comunque me lo prendo in maniera, diciamo è una variabile esogena del mio lavoro, non dovuta dal percorso casa-ufficio, però ci aiuta magari a volte anche a ragionare, a pensare. Questo non lo dico in maniera così un po' di contesto, ma ci pensavo ieri proprio venendo in Svizzera e avendo anche diverse ore insomma di macchina, di tragitto. È un momento dove sei per forza blindato. Questo non si può dire che il traffico non ci dia stress,
Però come in tutte le cose, anche nelle difficoltà magari che ci possono essere, ad esempio nel traffico, si può trovare sempre qualcosa di positivo, qualcosa di buono, e magari metterlo un pochino a frutto. Ad esempio pensare, no? Nel rush quotidiano e nelle vite stressanti che un po' tutti facciamo, sia che tu sia un imprenditore nel campo enologico, ristorativo, dell'hospitality, visto che questi sono un po' le industrie che oggi andiamo a parlare e a condividere, comunque ci trova veramente poco il tempo per fermarsi e pensare. Ecco, questo mi aiuta tante volte in macchina. Certo sono, lo ammetto, un ritardatario di natura, non si deve avere lo stress del ritardo, ma altrimenti avere un po' di traffico, un po' di macchina da fare, a me aiuta molto a pensare. È vero, vero. No, pure io, quando io guido la macchina, io non ascolto la radio. Io il radio spento, interessante. Tu puoi pensare tranquillamente e divengono idee. Sì, certo. sì. Poi è molto interessante anche secondo me, riprendendo un attimo il discorso che facevamo prima, sicuramente in città o vivere in grandi città crea oltre alla distanza ma anche lo stress proprio del traffico stesso, ma ti mette anche davanti a te stesso e specchiarti con quello che poi non va in te stesso, magari che può essere il ritardo che magari avevi già precedentemente accumulato e quindi ti senti in difetto di quello che è la persona che magari devi raggiungere o il luogo di lavoro, ma allo stesso tempo anche come poi impari a reagire all'esterno, quindi magari lo stress di dire cavolo, c'è sempre caos o comunque sempre traffico, e imparare a non avere sempre quella tensione ma riuscire a lasciare andare anche quello un bel momento, oltre a prendersi il tempo per pensare, perché poi tendenzialmente non dovresti avere neanche il telefono in mano, cosa che ormai tutti i giorni, tutto il tempo le persone hanno, e quindi avere il tempo per guidare e stare lì nel presente è un momento veramente ricco se lo sai sfruttare. Trovare tempo per pensare sicuramente in questo settore è molto difficile. Cioè, quotidianamente noi abbiamo sempre moltissimi impegni, più c'è sempre quello che può essere uno shift lavorativo che può essere in cucina, al bar, dove qualsiasi reparto, ma il tempo che abbiamo noi da dedicare ai nostri pensieri, ai nostri progetti non sempre è consono, quindi se riusciamo a sfruttare ogni singolo momento della giornata, anche come diceva Giacomo, trovargli quel qualcosa di positivo, sicuramente ci aiuta, ecco. No, anche perché parliamo comunque di lavori, industrie, sogni anche, dove la creatività è fondamentale. Certo. Se volete, forse noi nel nostro ambito enologico o legato agli spirits, in questo caso ad esempio penso al nostro vermouth, una volta arrivato il prodotto è un prodotto che viene ripetuto, no? Si cerca di ripeterlo grazie e in base alla natura, ma la ristorazione, la mixology è frutto creativo, è importantissimo. Sì. E io mi accorgo che, ma come un po' tutti penso, perché comunque mi reputo un creativo, se mi sforzo di voler trovare il prodotto, la strada giusta, l'idea creativa, non la trovo. Nel momento in cui sto in relax, sto comunque un attimino più tranquillo e mi dedico del tempo, lì esce sempre qualcosa di positivo, comunque qualcosa da sperimentare, perché poi non è che per forza ogni idea quello in porta, tutti i settori comunque. Tutti i settori, quindi se stiamo cercando qualcosa per forza, difficilmente, viene fuori una forzatura, appunto. Mi riprendevo a quello che dicevi, Simone, che dedichiamo poco tempo a questo, ma in realtà è una delle cose fondamentali, è veramente un valore che noi dobbiamo darci. Perché poi così si performa, così esce il piatto, così esce il drink, così esce ad esempio un vermouth, perché parte sempre comunque da esperienze che dopo devono essere rielaborate. Mi faceva piacere, mentre parlavate, pensare a questo stress che talvolta sia sulla strada, lo sia anche, penso, fra i fornelli. Sì, io... Come riuscite o come riesci, faccio questa domanda a te, visto che siamo vicini, no? alla tua cucina, come riesci a gestire quello stress quando sai benissimo che hai gli ospiti che stanno aspettando, probabilmente può esserci anche un piccolo inghippo in cucina, però la qualità che si spendono e che soprattutto tu
ti attendi, perché tante volte non si parla sempre di quello che si attendono i nostri ospiti, ma l'aspettativa principale ce l'abbiamo con noi stessi, no? A questi livelli sicuramente. Come la gestisci? No, a me veramente mi ha aiutato tanto la musica. Quando io ho studiato la musica ero sul palco davanti tantissime persone, erano nelle sale 1400 persone, full house, tu sapevi, devi performare, alle 8 inizio, 8 e un quarto inizio il concerto, devi performare. E questo certamente mi ha aiutato tanto mentalmente essere pronto e se succede qualcosa essere calmo e andare avanti e gestirlo. Pure sul palco, se succede qualcosa, suoni una nota sbagliata, tutti lo sentono. Che cosa fai? Non ti puoi alzare e uscire e dici ho un brutto tempo oggi, io vado a casa, ci vediamo domani. Si riparte. Si riparte. Sì, quello è un punto che mi ha aiutato tantissimo. Pure quando ero militare, nella musica siamo viaggiato tutto il mondo. Disciplina, quindi. Disciplina, sì. Eppure là siamo viaggiati, era là, tutti camere, on, live, perform, hai fatto tuo cose che devi fare. Questo a me, voi Sì, no, sicuramente il saper padroneggiare, diciamo, la ripetizione, diciamo, quando tu comunque padroneggi qualcosa ti senti più sicuro. E quindi dobbiamo pensare sempre che, secondo me, quando un cliente viene è rilassato, cioè soprattutto in questo tipo di ambienti le persone che vengono non sanno cosa li aspetta, quindi tutto è una sorpresa. Quindi quello che per noi magari è un errore, dall'altra parte è la normalità. Quindi di base, secondo me, non c'è bisogno di avere ansia, ma tranquillamente tutto si risolve, soprattutto quando te la senti, padroneggi quella cosa, cioè, è molto importante secondo me. Sì, io concordo in parte anch'io. Secondo me, come dice lui, avere la coscienza di quello che stai facendo, quindi la padronanza della tecnica e di quello che è l'ambiente che è davanti, quindi lo spazio, governarlo è importante. Poi comunque avere un alto livello di problem solving ti permette comunque di viverti certi momenti, perché comunque dicevi tu prima è pieno di momenti che non ti aspetti, gli inghippi proprio, che dici ok, adesso cosa facciamo? Dai, troviamo una soluzione e diamo a farlo uscire perfetto come che il cliente non se ne accorga. Quindi sicuramente quello, a me nutre tantissimo lo stress, ne parlavo ieri con i ragazzi, è quello che secondo me ci porta anche a non sederci, non accomodarci, ma se lo riesci a giocarci è poi quello che ti tiene sul pezzo, attento. Un po' di adrenalina. Sì, adrenalina pura, proprio è divertente poi ovviamente devi sapere, in cucine come queste dove sei lì davanti al cliente non puoi sbagliare e non puoi far vedere che stai sbagliando, perché poi magari, come diceva Silvano, il cliente non si accorge tecnicamente dell'errore, ma sei tu che non devi farglielo emergere da un punto di vista di linguaggio del corpo o di energie che stai emanando che possono essere differenti. No, questo è bello. Quando abbiamo creato questo posto, per me era super importante avere una cosa visibile, che la gente è qua con noi, no? Fa parte della cucina, fa parte dell'experience, loro sono l'experience. E così, certo che io dico, non è per tutte persone il mondo di cucina che fa questo lavoro aperto, che tu vai al tavolo e spieghi le cose, perché pure questo è una cosa che all'inizio dice spero che parlo bene, che parlo corretto, che non dimentico, pure a me mi capita, sai, un ingrediente che mi sfugge, fatto pure quello, che capita così, però è un learning, un training super interessante che ti viene in futuro molto comodo parlare davanti gente, specialmente dopo. Sai, io non ero un tipo proprio, non ero in scuola, io ero terribile, e non ero un tipo che alzo la mano e dice sì, lo so, sono io, fammi. No, io ero proprio super silenzio. Però giusto, sbagliare è una cosa umana, nel senso tutti si può sbagliare ed dobbiamo accettare di poter sbagliare un piatto, un drink, un servizio, è lecito, cioè nessuno potrà mai essere sempre perfetto.
Te giustamente ora parliamo della cucina, che è una cucina a vista dove tutti vedono tutto. Nel mondo del bar sei sempre a vista. Così, sì. E quando io insegno a scuola, quello che dico, che diciamo sempre è: cerchiamo di camuffare l'errore. Noi sappiamo che errore abbiamo fatto. Se io ho messo un prodotto che non dovevo mettere, in quel momento magari non iniziamo a oddio, che cosa ho fatto? No, andiamo avanti per la nostra strada, probabilmente nessuno se ne accorge, nessuno viene condizionato da questa cosa, faccio un altro drink tranquillamente e procedo. Quindi sicuramente avere una certa, diciamo, un controllo su quello che può essere il momento di ansia e di stress è fondamentale. Come diceva lui, che può averlo aiutato la musica. Anche perché dobbiamo ricordarci, secondo me, che questa è una cosa fondamentale, e ecco perché l'esperienza e dell'open space, della cucina a vista piuttosto che del banco a vista, dell'operare a vista è fondamentale. Dobbiamo ricordarci che il nostro consumatore, il nostro cliente, chi viene a trovarci a casa nostra per gioire, speriamo, di quello che noi facciamo, non si siede a un tavolo perché sta morendo di fame o a un banco bar perché sta morendo di sete, ma sta cercando un'esperienza o comunque di passare qualche ora, qualche momento piacevole. Questo ha messo fortemente in dubbio, per Giacomo Belfer, quindi voglio dire per una goccia nell'oceano, la scuola di pensiero degli ultimi anni che ho visto, e qui ti richiamo l'attenzione, Simone, dei pre-batch e dei draft, perché si va un pochino a perdere, e posso fare anche un piccolo parallelo col mondo del vino con il tappo Stelvin, dove capisco l'importanza della tecnica, la continuità che dà un drink sempre uguale, sempre perfettamente uguale. Parimenti nel vino non ho problemi di ossidazione, ad esempio se utilizzo un tappo Stelvin, o comunque di contaminazione rispetto a un sughero, ma andiamo a perdere nel vino magari quella parte un pochino così poetica e artistica di stappare il tappo di sughero, porgerlo all'ospite, un pochino di teatro molto piacevole, ovviamente teatro vero, perché comunque è un'attenzione far sentire se è il problema o meno il tappo, e dall'altra mi perdo magari una shakerata piuttosto che un'aggiunta, dei drop, quella che fa parte, diciamo, di un po' il movimento che sta molto bello di attenzione che devono avere i barman dietro un bancone. Ecco perché sposo quello che dici, nel senso di andare avanti dritti per dritti, di modo che non cambia alla fine l'esperienza se il prodotto obiettivamente è buono, e essere buono un prodotto per me è sempre la base di partenza, e non abbiamo ancora costruito nulla, dopo c'è tantissimo altro che purtroppo mi spiace dirlo agli chef, ma io credo che il 51% di valore lo abbia la sala, sì, e non lo chef. Dico 51, dico un 1%, così non faccio arrabbiare nessuno, però penso sempre che un risotto, un risotto scotto, ma una sala che mi ha fatto divertire, passare una bellissima serata, quel ristorante sicuramente merita di uscire un'altra volta, di andarci un'altra volta, di provarlo. Un risotto buonissimo dove non sono stato bene per niente in sala, purtroppo rischia che dici mi dimentico il risotto senza dire che mi ricordo l'esperienza. No, questo è molto negativa. interessante. Ma anche proprio la comunicazione stessa, che puoi dare il miglior risotto al mondo a una persona, ma se è comunicato male non riesci neanche a arrivare proprio a quello che tu vuoi far vedere. Anche e nel lavoro che stiamo facendo noi, ma tutti quanti noi, che è un lavoro di dettaglio, non è un lavoro di superficie, la comunicazione è essenziale proprio per poi arrivare. E anche proprio, come dici tu, la sala in sé è quello che poi trasmette in verità quello che è il pensiero gastronomico, e che poi permette di sentirsi a casa, di essere ristorato, cioè avere un momento di... Allora, io in questa cosa che hai detto ho percepito più domande, quindi provo a rispondere una dopo Ti sei l'altra. sentito attaccato? No, assolutamente. Anche perché non ho visto draft da te. Prima di tutto ti faccio una domanda. Se un drink ti piace, o meglio, se il drink non ti piace, torni in quel bar a bere, sì o no? Da grande appassionato
devo dirti sì, però se il bar non è accogliente, non sono stato bene, d'accordo. non torno. E questo pienamente d'accordo. Ma spesso capita che in dei posti uno dica vai lì e prova questo, vai lì e prova quest'altro, vai lì e prendi questo risotto, vai lì e provi questo martini che fanno loro. Certo. Bene. Quante volte fino a 10 anni fa, o meglio anche tuttora probabilmente in tanti bar, in base a chi trovi dietro al bancone o in base a chi trovi in cucina, ti cambia il prodotto. Allora, questo sicuramente il pre-batch leva, e siamo d'accordo, una parte scenografica, perché oggettivamente leva l'abilità del miscelare di ogni singolo barman, ma permette una standardizzazione del prodotto che per crescere come azienda diventa fondamentale negli anni, perché la standardizzazione di un prodotto È l'obiettivo per comunque diventare un'impresa importante comunque. esattamente. Poi capisco sicuramente Inciso, il scusami. tuo... Noi stiamo parlando di qualità alte, altissime. Non per me, non giustifico se sotto quel ombrello, sotto quel nome, sotto quel ristorante, sotto quel bar, in quel bancone c'è troppa differenza nel must have drink che devo avere quando vengo da voi tra un barman e un altro a questo Considera livello, che- uguale alla cucina. E ne parlo con tanti amici ristoratori, chef, indipendentemente dalla stella, ma tendenzialmente la stella ci fa arrivare come dire, a usannare un pochino la persona, e tante esperienze non sono tali se non c'è lo chef stellato che cucina, Ma la mano o se è non la l'hai mano. visto. Se l'ha visto, no? È uguale, perché il Giacomo, però bilanciamento la mano è la mano, e questo ancora peggio. e questo non può influire su quella che è l'inventiva. L'inventiva è una cosa, la mano è un'altra. Ci sono persone, o meglio anche a partire dalle nostre nonne, che non saprebbero mai tramandare una ricetta, ma come la facevano loro, la nostra mamma poteva stare lì a guardarlo per una generazione intera e non avrebbe saputo ripeterlo. Sono d'accordo, proprio per questo al bar io a un certo tipo di livello di qualità, da lì in su, voglio che comunque che Esistono ci i sia pre-batch. Simone o che ci sia Albert me lo facciano comunque di super livello senza utilizzare un draft. Dico draft perché i batch ci possono stare in parte, no? Nella ricetta, secondo me. Ok, Ma non volevo poi finire in questo. dipende anche su alcune cose, perché però alcuni la drink teatralità, vengono l'esperienza è creati bella. insieme. Cioè, alcuni drink vengono creati in batch unici e poi chiarificati con un milk washing piuttosto No, che ma un'altra ci sta cosa. una parte di In base, quel non sto caso- dicendo sbaglio, anche perché non sono nessuno e questo è un pensiero puramente personale. Sì, io penso pure livello tempistica per noi fondamentale, fondamentale. che sì, come un entrepreneur dice ok, non mi posso permettere personale tot, che devo avere un sistema abbastanza veloce. Dipende sempre Secondo me dove abbiamo siamo, fatto un Pietro. errore, abbiamo fatto un errore, dobbiamo fare una piccola distinzione. Se parliamo di batch su drink classici internazionali, allora ti posso dare ragione. Certo, fa anche solo un americano. Se parliamo di pre-batch e draft di cocktail signature, perché devono nascere in quel modo lì, con quell'idea lì e con quel sapore lì, allora in quel caso cambiano le cose. Ovvio, se tu mi dici vado a prendere un cocktail martini già dosato e batcha, allora su quello hai la mia approvazione. Questo io dicendo, ma non è triste per me. Io credo che stiamo togliendo un'esperienza all'ospite che sta arrivando e si siede al bancone di un bar. Logicamente non stiamo parlando di un festival di musica elettronica dove No, mi certo. metto al bancone, chiedo un americano, sparo piuttosto che un altro drink e mi aspetto che me lo facciano davanti. Assolutamente, io sto parlando di fine bar, no? Dove la mixology è importante e anche tutto l'aspetto esperienziale di vedere all'azione, all'opera, un maestro nella sua categoria è bellissimo. Infatti anche lì voglio precisare,
non intendo il batch perché è stata fatta un'infusione nella tequila particolare e devi farmela davanti agli occhi, no, assolutamente. Dico draft, certo. Draft inteso cocktail, tumbler, full of ice e spini, sì, no? Sì, certo. Però quello dipende dai contesti, dipende tutto da quello che è la tua idea di locale. Il concetto. Il concetto del locale, perché anche in bar, diciamo, di livello, probabilmente un 90% neanche vede il bancone. Quindi che io lo faccio in un modo, che lo faccio in un altro. Poi c'è quel 10% che è intorno al bancone, che ha i tavoli di fronte al bancone, e lì cambia ancora, perché dipende, se io ho purtroppo una disponibilità di spazio limitata e di fronte al mio bar posso far sedere 4 persone, questo concetto di dire voglio per forza in tutti i modi rendere l'ospite partecipe di quello che è la nostra tecnica, probabilmente a discapito di un'altra sala con 50 persone bisogna un po' capire. Sì, e poi sul draft, in un cocktail bar tipo, capisco cosa dici. Probabilmente se tu vuoi fare uno street bar per portare gente, dove ovviamente si fa 90% dei drink draft, ha anche un costo inferiore rispetto a un drink, implica una fascia di clientela diversa, no, infatti non tutti hanno quell'interesse. Questa cena il bancone di un bar, di un festival elettronico, perché proprio per enfatizzare questo concetto, ecco. E poi penso sempre, e questo penso nel mondo del vino come negli spirits, nella ristorazione e nei bar, se l'identità e la volontà del proprietario di casa è quella, io non sono nessuno per gestirla, per poter permettermi di pensare che stia sbagliando, che assolutamente è la sua idea ed è giusto che la sia, poi posso sposarlo o meno da consumatore. Mi stavo solo collegando al fatto che l'esperienza è molto di più che il singolo prodotto. Al tempo stesso non possiamo pensare, a mio avviso è quello che penso io, che se anche il consumatore non se ne accorga va bene comunque, perché e qui rimando a quello che pensavo, che prima di tutto che richiede molto da se stesso sono io, no? E non è lui. Bisogna sicuramente andare avanti, come si diceva prima, con nonchalance possibile, ma l'esperienza che facciamo vivere con il corpo, con i gesti, con alcuni riti che ci stanno dietro al poter servire al meglio e preparare al meglio una pietanza o un drink, secondo me questo non si può non tenerne conto. Sull'esperienza sfondi una porta aperta. Guarda caso ne parlavamo anche ieri sera, dicendo che l'esperienza, lui prima ha detto la sala vale il 51, secondo me l'esperienza in generale, dal momento in cui una persona varca quella soglia, entra all'interno del proprio locale, ha un impatto di quasi il 90%. Il prodotto finale, purtroppo, lo dico, cioè, a discapito, cioè, a mio discapito, che mi occupo di prodotto soprattutto, vale un 10%, perché tutto vale da come si diceva prima, come lo sai vendere quel prodotto, perché se lo so vendere bene, lo so spiegare bene e riesco a rendere l'ospite complice, partecipe di quello che io sto pensando all'interno del mio drink o all'interno del mio piatto, è già una percentuale più alta. Se poi quando arriva siamo super accoglienti, abbiamo uno staff molto cordiale che lo mette subito a proprio agio, se poi la musica all'interno, le luci, c'è tutta questa experience, ha un impatto molto superiore a quello che è il prodotto finale. Posso bere lo stesso drink in un pub con musica sparata, dove sento magari un gruppo di americani che urlano e stridano tutta la sera, o in un bar, sicuramente quel sapore è diverso, per quanto il drink sia uguale. Non basta anche vedere soltanto il tuo apporto emotivo, quindi se tu sei arrabbiato, comunque triste, qualsiasi cosa, stai mangiando un piatto, a me è capitato di andare in vari ristoranti anche in quelle situazioni, e quello che stai mangiando non ha un buon sapore e non riesci neanche a goderne, quindi se hai litigato con la fidanzata sei finito. Esattamente. Sei finito. Aver buttato via tutto amaro. Non avevamo ancora toccato questo tasto, ho capito perché hai dovuto introdurlo.
No, comunque, proprio così, secondo Allora, me. Cioè, secondo me vorrei portarla un po' più sull'argomento della cucina, stessa tematica, e cioè, per quello che è la nostra visione, la nostra esperienza fino ad oggi, è molto difficile, come dicevi, che appunto se una cosa non la facciamo noi venga uguale. Tant'è che noi siamo lì per seguire il percorso delle persone che lavorano per noi e decidere se il piatto esce o no. Chiaramente per fare questo ci sono, cioè per evitare diciamo, il danno finale ci sono vari metodi. Per noi è molto dura perché noi facciamo molto freestyle, non abbiamo ricette scritte, non abbiamo schemi, quindi è anche molto difficile trasmettere e creare, diciamo... Sì, esatto. E quindi diciamo che quando si arriva al pass è sempre... lo scopri lì se diciamo esce o no, cioè nel Sì, senso... vabbè, il lavoro sicuramente parte da linea, preparazioni, seguire bene così, avere persone a cui ti fidi, che hanno visto molte volte quello che sai fare e come lo vuoi che venga fatto, stargli dietro costantemente perché nel tempo vedi sempre che da una ricetta di un certo tipo, anche se la dai scritta, dopo un Dopo un po' mese cambia. perché magari metti un po' più di sale o la mano faccio cuocere un po' di più al posto che un po' di meno e quindi sta molto nel saper controllare, che a me non piace tanto come parola, ma poi tutto funziona un po' in quel senso, aver controllo, quindi prima del servizio assaggiare tutto quanto, capire se è davvero come lo volevo io, fare una prova e poi ti permette tutti i piccoli punti che ti permettono di essere più sicuro, però allo stesso tempo è super complesso. Poi, diciamo, cioè, riguardante la tematica dell'errore, noi abbiamo basato un intero menù sull'errore, cioè un menù che si chiama Serendipity, quindi le scoperte, diciamo, in modo non volontario, quindi molti nostri piatti sono stati creati da un errore. Tra l'altro quello che abbiamo portato qui anche in questo evento, questa pasta che viene mantecata con questa crema di cervello, nasce dall'intento appunto di voler mantecare con un grasso differente, quindi non con l'olio e non col burro, ma con il grasso del cervello di vitello. E quando ci siamo poi ritrovati ad assaggiare questa crema di cervello, abbiamo visto che non sapeva di niente, si serviva soltanto come materia grassa, materia per mantecare, e andandola a correggere con varie preparazioni, aromatizzazioni, spezie, siamo arrivati a far arrivare questa crema di cervello a un sapore marino, cioè senza mettere prodotti marini. E quindi secondo me dall'errore può nascere, è proprio l'errore che ti porta a non seguire gli schemi, e non seguire gli schemi vuol dire non seguire la massa, e non seguire la massa ti porta a creare un percorso diverso con delle scoperte differenti. Chiaramente tutto l'entourage, diciamo, di quello che compone una brigata di cucina secondo me è totalmente diverso dall'ambiente del bar, perché comunque penso che una persona che magari viene a lavorare da voi, che vuole diventare un barman, cioè lui vuole arrivare lì, invece in cucina è diverso, nel senso che lo scopri magari col tempo, ma ci sono varie categorie, cioè nel senso ci sono le braccia e ci sono le menti. Come si parlava già in questi giorni, cioè io penso che nelle nostre brigate ci sono state persone molto più grandi di noi, persone molto più brave di noi, ma avere quel carisma, avere quella capacità di gestire un gruppo, di trasmettere quella passione, cioè secondo me il modo migliore per non far commettere errori è far capire realmente a tutto il gruppo qual è il vero intento di quel ristorante, così che tutti ogni volta che compongono qualsiasi cosa si ripetono in mente per cosa lo stanno facendo. Io, giusto che lo dicevo già prima, mi sembra molto interessante, l'errore, lo sbagliare, secondo me è la parte più figa, che se lo sai prendere bene è l'insegnamento, quello che ti permette di vivere e crescere, che se non vedi l'errore come è colpa di una roba esterna oppure situazionale, non ti permetti di imparare, quindi riuscire a guardare l'errore con una visione di insegnamento è la cosa più importante da fare. Allo stesso tempo, secondo me, ad oggi, soprattutto per quello che
richiede il nostro settore, come diciamo all'inizio, è molto tricky, è difficile comunque farlo bene, far sì che sia economicamente redditizio e anche a livello di pensiero. Bisogna riuscire a essere menti e braccia allo stesso tempo, perché poi hai un controllo generale su tutto. Poi sicuramente ci sono persone che sono più portate ad avere una gestione organizzativa e quindi mentale, chi invece è più portato ad avere una manualità più spiccata e quindi essere più bravo nel pratico. Per lo stesso tempo una figura come possono essere le nostre in questo momento è importante avere una coscienza generale. È un percorso. Sì, certo. sì, certo. Sì, per me è molto interessante come noi cuochi sappiamo benissimo, ok, questo piatto deve sentirci così, visuale così, però voi siete molto all'inizio, che ho cercato un posto, e per me è interessante capire, ok, se avete, ti dico, 250 metri quadrati, no limits, potete aprire un posto, come questo posto, come voi visualmente definite il vostro posto, non la cucina, non il piatto, non il concetto, diciamo, siete un super avant-garde, moderno, sai proprio come dopo siete, sai, imprenditori, siete voi che gestite questo posto, no? Come ha fatto Giacomo, come Simone adesso gestisce tanti locali, che questo per me è molto interessante perché siete giovani e come voi vedete pure questo posto che dico ok, e in 5 anni siamo ancora 30. Sì. Se, Ho capito. come voi. Per me tendenzialmente la cosa che più, ritoccando anche un po' il discorso che facevamo prima, è più importante è che sia un'esperienza sensoriale a 360 gradi e quindi che poi sia visiva proprio dalla struttura del posto al piatto, ma che poi riesca a portarti anche una parte emozionale, quindi oltre ai sensi stessi anche l'emozione. Poi la cucina ha quel potere lì che è una, secondo me, delle arti più nobili per quello, perché riesce a toccare tutti i sensi rispetto a magari altre arti che ne toccano soltanto alcuni o soltanto uno, quindi è molto interessante. È anche la più effimera perché dopo che l'hai mangiata è finita e magari è anche emercificata, data dal fatto che sei in un ambiente in cui stai facendo qualcosa tendenzialmente per una persona che paga e deve tornare, e quindi l'azienda comunque deve stare in piedi. Quindi sicuramente un ecosistema multisensoriale dove il cliente si senta a casa, ristorato, che per me ristorato vuol dire che anche restaurato a livello energetico, proprio per me l'idilliaco è nutrirlo non soltanto col corpo, cioè col cibo, ma anche con la mente, perché ormai secondo me la cucina ad oggi, ma anche il bartender di questo livello, i vini di questo livello, è più design che vera e propria espressione, come dicevamo prima, non vai lì perché hai fame, devi nutrirti di nutrimenti proprio essenziali, ma principalmente perché vuoi esperienziare, vedere prospettive differenti, quindi sicuramente avere una prospettiva più unica possibile in un ambiente che abbia anche una visione imprenditoriale e seria, quindi che non sia magari un ristorante puramente fine dining soltanto, o che comunque abbia un ecosistema vario come può essere il tuo, che è una parte di bar, che la gente può venire e viversi questa esperienza e toccare la punta dell'iceberg, e poi nel momento in cui si sente allineata o che comunque si sente che questo è il suo posto, poter entrare in un'esperienza più profonda, quindi avere varie forme che rappresentano anche quello che siamo noi, perché tendenzialmente siamo sia persone che hanno voglia di esprimere un concetto e quindi lavorare nel profondo, nel dettaglio così, ma allo stesso tempo ci piace, siamo giovani, ci piace le cose più pop, mangiamo molto spesso in trattoria, in realtà molto terra a terra, che quelle che danno poi molta vita, e vorremmo portare molto più quel mondo di umanità in realtà in questo settore, in questa altezza di settore, se vogliamo dire così, perché molto spesso quello che percepiamo da clienti, amici, è proprio la rigidità che ormai non si vuole più, cioè si vuole un ambiente in cui si può esperienziare, ma allo stesso tempo non c'è più quel distacco netto tra il professionista e l'altra parte e il cliente, quindi secondo me è un po' questo. Sì, no, io concordo tutto. Secondo me, se mi chiedessi proprio perché vuoi aprire un ristorante oggi, è per dare l'esempio. Cioè, secondo me, il ristorante è un modo perfetto, una macchina perfetta per dare l'esempio. Tutti i buoni propositi
dell'uomo li puoi applicare all'interno di un ristorante. Puoi essere, parlo da persona che sta dietro, diciamo, puoi veramente essere la migliore versione di te in quel momento, lasciando fuori tutto quello che invece sono, diciamo, il tuo carattere e tutte quelle cose che ti hanno composto per la vita che hai fatto, e invece in quel luogo lì puoi cercare di essere la migliore versione di te e dare l'esempio migliore che puoi dare, sia in termini di persona, quindi di umanità, ma anche in termini appunto di quando vai a costruire da zero questo posto, quindi che sia sostenibile, per esempio, piuttosto che sia un luogo dove neutro, diciamo, un luogo neutro dove chiunque possa sentirsi qualcuno in quel momento. Sì, io concordo, pure io avevo quell'idea così, sai, aprire locale, bello. Dico, però, quando sono arrivato qua a Lucerna, con l'idea, dicevo, multisensorial experience, bla bla bla, ti dico, nessuno ha aspettato che io arriva a Lucerna. Sai, può essere così figo il concetto, però la realtà è super dura. C'erano momenti, sai, che mi vengono i brividi, momenti che dici, cavolo, che cazzo ho fatto? Dici, è la strada giusta? Super dura. Sai, è quello che basta o no? Sai, non è, sai, è mangiare. Ok, l'experience, il prezzo, quella bottiglia famosa, è molto molto, è il tempo, la location, è così tanto cose che conta, e vengono momenti che non dormi, difficile. Molto difficili. C'erano momenti che dici, cavolo, che fai? In Italia diciamo chi non risica non rosica. Sì. Giusto? È dura perché non riusciamo mai a capire in realtà chi abbiamo di fronte. Noi possiamo fare tutti gli studi di settore, cercare di informarsi su chi potrebbe essere il nostro bacino di utenze, ma alla fine l'ospite finale, che è una persona non industry, perché non parliamo degli industry, perché tutti quelli che lavorano nel nostro mondo, bene o male, la pensano come noi a livello di esperienza, ma l'ospite finale non la può pensare come noi, ha un altro background, ha un altro modo di vedere le cose, di pensare. Una sola cosa ci accomuna tutti, ovvero la possibilità, cioè l'esigenza dell'essere umano di mangiare, ma il mangiare non vuol dire fare un'experience per forza. Quindi capire come catturare la sua attenzione, capire come realmente farlo stare da noi è un lavoro più importante, più difficile di quello di avere, secondo me, un'idea vincente, perché l'idea vincente la devi trasmettere. Se non riesci a trasmetterla alla gente, puoi avere l'idea migliore del mondo. Ma è come si diceva, non lo so, questo me lo dice sempre un nostro amico comune, no? Albert. Noi magari qua dietro, o nello spazio dietro, stasera facciamo venire a suonare i Pink Floyd. Ma se nessuno sa che ci sono i Pink Floyd, anche se nessuno viene. Secondo me sta molto anche nell'ego in cui metti la cosa, perché quanto ego metti e vuoi far vedere agli altri quello che sei, e più è rischioso il fatto che poi non vedi gli altri. Cioè, secondo me quindi è un bel gioco tra riuscire a portare fuori il proprio ego, che comunque tutti abbiamo e non dobbiamo ripudiare, ma allo stesso tempo riuscire a non metterlo un po' da parte, vedere quello che l'altra parte poi ha veramente bisogno, o che può creargli il bisogno, perché poi non sempre c'è, e lo sappiamo tutti, tantissime realtà nascono e sono vincenti, e prima di quelle non esisteva niente, hanno avuto l'idea di creare quel bisogno e portandolo poi in realtà. Però è proprio, secondo me, la prospettiva di ok, io voglio portare questo e per me è l'idea più figa del mondo, ma poi il cliente veramente vuole quello, vuole veramente quell'esperienza lì, quindi è un bel gioco secondo me da farsi come domanda, e poi ovviamente portare avanti le proprie idee è la cosa più
importante, perché poi è quello che ci differenzia, ognuno ha il proprio background e se ci crede. Poi siamo arrivati anche a livelli probabilmente in cui abbiamo anche certi tipi di esperienze tecniche comprensive che ci permettono davvero poi di capire cosa è funzionale e cosa non lo è, però è molto quel gioco lì secondo me. È verissimo. Ora, purtroppo nel mondo del ristorante vero e proprio, io non mi sono più di tanto domandato e approfondito il concetto. Nel bar sì. Come mai nascono i bar? Cioè mi sono posto questa domanda. Quando sono nati i primi bar? Perché sono nati i primi bar? E la risposta che mi sono dato dopo un po' di tempo è perché la gente si voleva divertire e svagare, non perché voleva andare a bere e fare l'experience. Perché questo è il motivo vero per cui la gente la sera dice esco, voglio andare, incontrare persone, svagarmi, giusto. Invece noi negli ultimi anni abbiamo iniziato a mettere le regole nei nostri bar perché noi abbiamo scelto questo bicchiere particolare perché, abbiamo fatto questo liquido perché, no, qui non puoi fare, no, qui non puoi dire, no, qui... Ricordiamoci per cosa nasce. Poi noi lo possiamo caratterizzare e prendere quella fascia di mercato a cui piace il nostro concept. Ma l'essenza deve rimanere. Io devo andare in un bar per divertirmi. Se io non mi diverto, perché non c'è nessuno, perché lo staff non è cordiale, perché È tutto troppo rigido. è tutto... non funzionerà mai. Al tempo stesso è verissimo, assolutamente. E un'altra cosa che non va dimenticata è comunque la concretezza. No? Ah, certo. Perché va bene tutto, va bene farli divertire, va bene far star bene, però abbiamo bisogno anche di concretezza. E torno alla domanda primordiale di Piero, di dire, no, in questa difficoltà del momento, no, indipendentemente poi dalle difficoltà di quando cali un concetto e sei tu da solo contro tutti perché ancora nessuno ti ha acclamato o detto sono stato bene, quindi immagino anche qualche notte insonne pensando, se non altro anche a pensare come arrivare a quel punto. Penso che oggi anche ai livelli alti di tecnica, ragionamento e di poi offerta, no? E quindi di fine dining, fine mixology, fine wine, no? Dobbiamo comunque essere concreti. Super, concordo al 100%. Perché penso che il consumatore si sia un po' stancato del fumo, Sì. no? Serve per farlo divertire, ma abbia anche fatto questo salto in avanti rispetto alla semplicità per nutrimento e tanta concretezza con magari poco no, di esperienza e di cose particolari, di fumi, di luci e di magia. Siamo andati un pochino alla deriva, dove abbiamo, non dico perso, però accantonato pensando che solo quello possa essere utile, ed è per questo che ho detto 51%, non l'ho detto a caso, perché credo che il prodotto grande, la concretezza grande che poi si tramuta in avere un grande prodotto di base, un grande vino, un grande cibo, un grande piatto, un grande drink, sia la base di partenza. Non dico che non serva, dico questo dobbiamo averlo, poi abbiamo da creare oltre, ma non possiamo pensare di dimenticare questo aspetto qui, perché il piatto deve essere gustoso, a pagarmi e soprattutto concreto. La bravura sta nel balance. Beh, Sempre. quello assolutamente. Cioè, ma in tutte le cose, che Certo. sia nel piatto giustamente bilanciato, Balance, ma anche l'acidità. concreto, perché dico sempre l'acqua è bilanciata, forse perde un po' di struttura, ha un'idea che ci serve logicamente per vivere, per dissetarci. Quindi bilanciamento è la base ed è la base dei nostri vini, dei nostri vermouth, e è quello che noi ricerchiamo sempre, partendo comunque anche lì da una grande struttura, da una grande complessità. La difficoltà dov'è? Rendere proprio bilanciato questo, perché io più scarico più è facile bilanciare e mantenere la godibilità, no, di un piatto. Certo. Perché questa pasta mantecata con le cervelle di vitello
dov'è la difficoltà? Non è tanto mettere un Renderla grasso curiosa. piuttosto che l'altro, è inforcare lo spaghetto, se è uno spaghetto, e mangiarmi tutto il piatto e volerne ancora. Esatto, quello è il gioco. No? Quando magari è giocato su una parte grassa anche importante. Per noi è quello O proprio un la cucchiaino nel fondamento. tiramisù, finire la teglia di preparazione, no? Ecco, questo io penso. E tante volte introduco anche un altro aspetto sicuramente moderno e contemporaneo di questi tempi, che è il basso livello di alcol piuttosto che il dealcolato. Io mi sono sempre chiesto cosa vuol dire, no? Non trovando corretto chiamare vino dealcolato un vino senza alcol, perché credo che sia come chiamare frutta una materia senza vitamine, no? Ci hanno sempre insegnato che da piccolo io devo mangiare la frutta per le vitamine. No, a parte questa sciocchezza, mi sono sempre chiesto cosa volesse dire un vino dealcolato, un drink dealcolato, un cocktail dealcolato rispetto a un succo di frutta. E mi sono risposto semplicemente pensando alla velocità di consumo di quel bicchiere. Un cocktail con la parte alcolica hai una bevuta lenta, no? Se non sono 360 gradi, no, flashback a quel festival di musica elettronica, ti stai divertendo e vuoi per forza bere in 2 sorsi quel gin tonic. Ma ritorniamo noi e facendo i seri, penso che un drink alcolico, un vino, abbia l'alcol sicuramente ti dà questo volume, ti dà questa complessità in bocca, per cui hai una bevuta lenta. Un succo di frutta, no, è molto più veloce, no, come bevuta. Allora noi dobbiamo tornare, e qui mi collego a questo discorso della concretezza, a dare tanta struttura, tanta complessità, tanto appagamento, rendendolo bilanciato e godibile, no? Secondo me sì. Si può arrivare a struttura, cioè poi vedendo nei piatti, perché io non avendo l'alcol nel piatto cerco di capire questo collegamento, ma poi lo riporto anche su Simone, che secondo me può confermarmi. La struttura, come stavi dicendo anche tu, può essere anche non dettata dall'alcol stesso, ma magari dall'amaricante, da altre lavorazioni che ti permettono una bevuta più lenta, tipo mi immagino una kombucha, che quindi ha un'acidità più sviluppata, o comunque altri distillati, cioè estrazioni che hanno, come dicevo prima, degli amari o comunque dei sapori meno confortevoli, che poi mixati in un certo modo però ti permettono di berlo tranquillamente, goderne, ma con una bevuta più lenta. Lo stesso un piatto, ovviamente noi viviamo di concretezza, cioè se quello che ci ha portato a creare No One e di portarlo avanti è proprio perché abbiamo visto un settore che era molto più legato alla superficie, all'estetica e a quel fumo che stavamo dicendo prima, e noi invece volevamo tornare alla concretezza, cioè non perdere né la prima parte, quindi l'estetismo, comunque una comunicazione, stai comunicando attraverso quello, ma al suo tempo non può essere, come dicevo prima, egoica, quindi mi fai un menù tutto amaro per farmi vedere quanto sei bravo tu, ma fai un menù che deve farmi godere, devi farmi così, e poi mi lascia anche la possibilità, che non è una forzatura, tornando come dicevamo prima, di pensare. Cioè io se voglio pensare, io ti lascio il pensiero nel piatto, ma non ti obbligo a dire devi capire questo concetto e devi per forza farlo tuo. Cioè io ti metto sia la possibilità di godere e stare sulla superficie del godimento, di pensare con un pensiero, di confrontarti con le persone che sei in quel tavolo o portarlo a casa, altrove, e quello secondo me è la ricchezza poi. Certo. Quindi un ristorante deve essere, diciamo, anche un luogo di interscambio, di cultura, cioè nel senso, per noi un ristorante deve avere, per esempio, parlavamo prima della parte più pensata, quindi proprio come costruirlo, cioè secondo noi il nostro ristorante dei sogni dovrebbe avere quasi una parte tipo salotto, in modo che le persone si possono... Per me quello è il mio sogno. Esatto, dopo essersi magari fatti una cena, dopo aver bevuto, dopo essere disinibiti, avere il piacere di creare connessioni, quindi anche attirare persone di un certo livello, di una certa cultura, che possano avere quel momento dove si sono liberati di tutto durante la cena, di sedersi lì, di magari avere una libreria piuttosto che di avere un salottino dove mettersi comodi, dove coltivare delle connessioni che poi porteranno anche fuori. Sì, quello per me è super interessante. Esatto.
un ambiente proprio dove puoi trovare, ovviamente puoi scegliere, non sei obbligato di nuovo lì a dover condividere con gli altri, ma la possibilità di dire in questo ambiente qua ci sono persone che possono essere interessanti e magari io nel settore, che possa essere un produttore di vino, anche un politico, qualsiasi altra visione, un filosofo, a me piacerebbe un sacco, poi sono innamorato proprio del pensiero dello scambio per concetto di elevazione, che poi è la base di No One, quindi quello secondo me sarebbe proprio l'ideale come realtà, quindi concretezza e allo stesso tempo pensiero. Cioè. Invece è un punto di riflessione, perché comunque tu vai in un ristorante, di base vai per mangiare. A parte che anche qua secondo me ci sarebbe un altro punto di riflessione, ovvero ad oggi non siamo più in guerra, cioè la gente non mangia per fame, mangia per qualcos'altro, qualcosa di più. Poi c'è chi dà più importanza a quell'aspetto e ne vede anche magari un divertimento, come potesse andare al cinema o a un concerto o a qualsiasi cosa che attendi. Quindi tornando anche a prima, cioè, un nostro compito secondo me deve essere creare desiderio, cioè io adesso ho già un pensiero sviluppato con il nostro progetto e tutto, ma quando ho iniziato io avevo un desiderio malato di andare a lavorare in quel ristorante per venerare quello chef, cioè io avrei dato la vita per quello chef, tra virgolette, finché poi ho capito qual era la mia strada e poi si è creato il progetto e tutto, però quella cosa lì c'era sia da cuoco che anche da fuori da cuoco, cioè quindi da persona normale che voleva a tutti i costi andare al ristorante. Io prenotavo magari da Ugliassi, per dire, cioè io andavo lì 2 ore prima e guardavo tutto il ristorante da fuori, cioè ero ossessionato, volevo desiderare quel posto, sapevo già dove era il bagno, sapevo già come era fatta la cucina. Quindi queste cose qua, ovviamente, io sono un cuoco e ci può stare, però secondo me anche una persona normale può sviluppare questo certo tipo di interesse, soprattutto negli ultimi tempi. E invece, tornando al discorso di prima, come valuti un posto? Vai lì per mangiare, quindi valuti se il cibo è buono o meno. Invece, pensandola da persona un po' più comune, pensiero comune della maggior parte delle persone, se tu vai a bere in un posto, è vero che vai a bere per appunto convivialità, conoscere persone, divertirsi, lasciarsi andare, ma di base la componente alcolica è fondamentale forse per tutto questo. Chiaro che, cioè nel senso, ci sono persone che veramente magari assaggiano un drink che è perfetto. Parlavamo ieri di Carico, il mio drink preferito, Shiso Bowl. Lo bevi come fosse un succo di frutta, cioè non è per niente alcolico. Però vabbè, io ho una testa e mi soddisfa il gusto. E invece molte persone bevono un drink e magari lo pagano anche 15-20 euro e se poi non sono brille perde un po' quella cosa lì, secondo me. Poi chiaro, fossi anche un il pairing è interessante. Per esempio, a me non mi piace quando vado al ristorante in una certa classe, mi prendo il wine o il pairing, ancora c'è il classico wine pairing, mi portano 6 bianchi o un bolla, 5 bianchi e un rosso. A me proprio non mi va. Ma io preferisco, sono un tipo che mi piace tanto il rosso e le bolle. E poi c'è quella parte che dicono ok, facciamo una parte, dico no, quello, nemmeno quello. Sai, una qualità, quando io vado, a me mi piace. Io spendo i soldi perché mi piace, mi vuole divertire, mi vuole rilassare, no? E dopo ci sono situazioni, mi portano orange wine, niente, buona, sì, ok, però sai, non è quella classe che a me non mi piace quando è così. Ma questo, così. sai, ascoltandoti Pietro, cosa mi viene in mente? La volontà che ho tante volte quando vado al ristorante di assaggiare tanti vini. No, sono stato, per dirti, qualche mese fa per lavoro in Firenze, in Toscana, ho fatto un bel giro in Toscana, diversi giorni, e mi capitava di sedermi a tavola appunto da clienti con i nostri collaboratori commerciali e io chiedevo: fate come volete, scegliete voi i vini che assaggiamo, però fatemene assaggiare 3 o 4,
volevo capire questo Sangiovese, no? E io avevo necessità di assaggiarne tanti e variegati. È inutile prendere solo una bottiglia importante o per forza, come dici tu, assoggettarmi, che può essere anche parte dell'esperienza, quindi può essere anche positiva. E tante volte, quasi sempre lo è, devo dire, nei pairing, nei one pairing che mi hanno proposto e che ho deciso di fare nei menu degustazione. Però mi piacerebbe vedere, ecco, nella ristorazione ci sono oggi delle tecniche che ci permettono anche di farlo, molti più vini al calice. Allora il wine pairing magari uno se lo fa anche da sé, no? O di comune accordo, condividendolo con un sommelier al ristorante, o comunque sceglie, va bene, voglio questi 4-5 vini. D'accordo. Logicamente non posso pensare di bermi 5 bottiglie perché sono io e mia moglie. Ho comunque la volontà di assaggiarmi 5 calici con 5 piatti, posso sceglierli? Tante volte no, quindi magari questo può essere anche uno stimolo di dire perché non ne mettiamo tanti al calice? Sì, però tanti buoni, io dico, tanti buoni, certo. Buoni in senso, qua in Svizzera il pairing ti costerà sui 140-190 franchi e io mi aspetto una cosa, non dico voglio solo i top shots e top brands, però a un certo livello non, sai, sappiamo quanto la bottiglia costa, capito? E il rispetto al cliente dice, sai, vorrei qualcosa pure interessante, speciale, limitato. Sì, poi, ecco, mi trovi d'accordo fino a un certo punto sul prezzo, perché penso sempre che il prezzo alla fine, da appassionato, prima di tutto, oltre che produttore di vino, se l'abbinamento è perfetto e veramente mi fa godere, io posso pagare qualcosina di più rispetto al valore intrinseco del vino, perché comunque mi ha elevato il piatto, mi ha elevato l'esperienza. E questo è simpatico perché in un mondo fatato, diciamo, dove comunque anche il consumatore poi risponde a questo che io vorrei fare in maniera corretta, e questo mi piacerebbe farlo come pop-up in un momento dove magari ho di fronte come consumatori tutti appassionati, operatori del settore. A me piacerebbe fare un piccolo wine bar dove io servo il vino e l'ospite, in base alla cicca, a quanto ha goduto di quel vino, mi paga il vino. Io ci scommetto che se noi facessimo questo, Fallisci dopodomani. no, mi pagherebbero di più del valore intrinseco con i soliti moltiplicatori e divisioni che si fanno del costo del bicchiere classico. Perché ci sono vini fantastici, magari non conosciuti. Ci sono vini importantissimi che magari i clienti fanno fatica a valorizzarci quanto effettivamente costa una struttura. Quindi sarebbe un bel esperimento. Chissà, un giorno lo faccio e vi invito. Mi raccomando, siate carini e non datemi qualche centesimo e basta. Comunque, secondo me, la parte del pairing è molto delicata perché ci sono delle situazioni molto legate all'ambiente in cui sei, perché io con la mia esperienza e con le nostre esperienze che abbiamo fatto in vari ristoranti a mangiare soprattutto, sono rimasto molto più deluso che felicemente convinto o piaciuto del fatto del pairing, perché molto spesso la difficoltà è proprio quella di, prima cosa, di abbinare, che non è per niente semplice e si fa con molta leggerezza secondo me, e te ne accorgi subito quando mangi in un ristorante soprattutto di alto livello, che le porzioni sono piccole, l'abbinamento deve essere veramente perfetto, perché sennò ti mangi il piatto e poi ci rimane il vino. E a me è capitato in varie volte, soprattutto in un posto che è il mio posto del cuore, dove veramente mangi e bevi nello stesso momento, e il bicchiere, che sia un drink, che sia un vino, che quello secondo me è anche una roba molto interessante, non fermarsi solo sui vini, perché la bocca secondo me dopo un po' arriva a essere un po' in over, sì, e invece giocare su varie cose, che può essere un vino, un distillato leggermente allungato con dell'acqua frizzante, una scorza di un agrume, qualsiasi cosa, cioè giocare su queste cose, una kombucha, ti permette di fare degli up and down
e veramente poi sia a livello economico permettere di aprire veramente bottiglie interessanti e quindi portare veramente un valore alto al tavolo, giocare su dei tecnicismi dalla parte di sala o comunque dalla parte del sommelier, quindi che può portare del know-how che non è soltanto ricerca ma è anche proprio messa in pratica, quello ti permette di giocare, di scoprire cose differenti e se fatto veramente bene di arrivare a una fusione proprio tra piatto e accompagnamento di beverage e lì veramente godi a livelli altissimi. Giacomo, raccontami un po' di Salvans. Allora, intanto Salvans è una figura della mitologia ladina, no? Delle nostre terre, quindi siamo in Trentino, come vi raccontavo, noi abbiamo delle bellissime Dolomiti dove si scia e è territorio dove nasce, dove c'è sempre stata la popolazione, questa minoranza diciamo ladina. Nelle varie storie, nei vari racconti, nella mitologia loro c'è questa figura, il Salvan, l'uomo silvano, l'uomo della selva. Quindi il richiamo è un omaggio a Silvano che è qui con noi. Perché abbiamo voluto dare questo nome e trovare questa identità, questo prodotto? Perché io quando studiavo a Verona all'università bevevo, mi sono avvicinato alla miscelazione grazie a dei professionisti che erano dietro il banco e io mi sono fortemente innamorato di questo. Devo dire che su Trento c'era poca cultura del bere miscelato e quindi ero super curioso e affamato di conoscenza, no? Di capire un pochino, no? Dalla miscelazione, dalle varie tecniche di miscelazione, proprio la creazione di questo drink che da degli ingredienti ben mixati trovavi, no? Quel godimento e quella lentezza di beva che mi appagava, quello che ragionavamo prima e che al tempo stesso mi richiamava un altro sorso. Bevevo il Milano-Torino con il Puntemess, no? Perché mi piaceva quella nota amarottica dalla china. Allora, nel mio percorso diciamo di crescita, anche di avvicinamento ai cocktail, ho sempre pensato che volessi un prodotto anche molto similare alla filosofia che già in casa vedevo, no? Della cantina. Noi, come sai, abbiamo una cantina che produce Trento DOC spumanti, che si chiama Revi, che in particolare si distinguono perché sono molto puliti, molto eleganti, molto freschi e che mantengono questa grande beva sia nelle linee classiche fino alle riserve, no? Quello che cerco sempre anche in un piatto o in un drink. Quando poi ho voluto cercare di diffondere, ma è stata una cosa abbastanza naturale, questo pensiero che abbiamo nell'enologia con un bere miscelato, ne è nato un po' un vermouth che doveva per forza riconoscersi in quelle note amaricanti che avevamo col Puntemess, essere però non ossidato, molta pulizia, una bella freschezza, una grande beva e sicuramente identitario. Tutto questo ce l'ha portato il Salvans, cioè studiando un pochino con un botanico delle nostre zone, delle Dolomiti, siamo andati a ricercare quelle che fossero le erbe che potevano darci ovviamente univocità o comunque identità di territorio e note amaricanti. Ecco perché nasce il Salvans, che tra l'altro è questa figura che vi raccontavo che usciva dai boschi, no? L'uomo silvano che dispensava fortuna, consigli, no? Quindi una figura anche molto positiva, legato al bosco, legato alle Dolomiti, legato alle nostre montagne, e così è stato creato anche un vermouth che comunque di per sé, il vermouth essendo un vino aromatizzato e fortificato, giocava in casa in quella che era l'enologia, ma che dava un tocco di alchimia un po' al tutto, no? Infatti parlando, pensando a quanti mal di testa anche voi, anche tu sicuramente hai avuto, Pietro, quando l'hai fatto o quando mi dicevi quelle notti un po' insonni, piuttosto che voi ragazzi che andrete a trovare il vostro posto, insomma, dove andare ad esprimervi, pensavo a quanti ripensamenti, a quante volte, quante prove
ho fatto per arrivare a questo vermouth. I nostri collaboratori in cantina tante volte erano nauseati, no? Da tutti questi profumi, da tutte queste erbe, da tutte queste botaniche, e devo dire è stato difficile, perché rispetto all'enologia, dove la natura ti vincola ad una prova all'anno, no? Quindi il periodo della vendemmia, e questo è incredibile, questo è il valore. Voglio fare anche un piccolo inciso sul valore dell'enologia, che nessuno mai pensa, è che un enologo può alla fine confrontarsi anche con se stesso 40-50 volte, se la grazia di vivere, essere in forma, no? Ma 50 forse sono tante, perché vuol dire iniziare a 20 anni, finire a 70, ma l'esperienza che hai a 20 anni forse sei un po' neofita, e quando tu sbagli non puoi ripensare di ripartire, no? Prendere il jigger e iniziare a inserire dentro nel mixing glass, piuttosto che rifare un impasto, quindi farina, acqua e lievito. Noi quando sbagliamo nell'enologia dobbiamo aspettare settembre dell'anno prossimo, e se ci accorgiamo, come nei Trento Doc, come in Revì, che magari abbiamo sbagliato dopo 3, 4, 5, 6 o 10 anni di affinamento, no, voglio dire che dobbiamo partire a settembre di 10 anni dopo per aspettare altri 10 anni di affinamento. Sono passati 20 anni. È vero che per fortuna, no, l'aspettativa di vita è cresciuta, ma insomma abbiamo tantissime prove, no? Ecco, questo è un grandissimo valore dell'enologia. Il vermouth inversamente, e quindi quello che voglio dire è, le prove comunque ti limitano a volte, talvolta anche il campo d'azione, o comunque lo ghiacciano un po', lo restringono un pochino. Il vermouth invece è come alchimia, lì hai uno spazio apertissimo, devi stare super attento nei dosaggi, nelle estrazioni, e non è stato un caso che ci ho messo veramente quasi 3 anni per riuscire a trovare quel bilanciamento che a me appagava, no? Sono stato coadiuvato peraltro dai ragazzi di un grande bar, cocktail bar di Verona, il Soda Jerk, in particolare Claudio Perinelli e Tommy White. Claudio Peri e Tommy White, come sono conosciuti, diciamo, ecco, nel settore. Tra l'altro da Tommy andavo a bere proprio durante l'università, è stato uno di quei bartender, di quei barman che mi hanno veramente appassionato al cocktail e alla miscelazione, e quindi li ringrazierò sempre. E così nasce un po' questo vermouth, un vermouth che non vuole assolutamente tradire la bevuta del bevitore classico di Negroni, Americani, Milano, Torino, ma che vuole una forte identità territoriale. E così nasce prima di tutto il vermouth rosso, il Sylvains, lo sweet red sostanzialmente, no? Classico. L'extra dry invece nasce perché sono un appassionato di martini, di Vesper martini. Ci tengo a sottolinearlo perché quel po' di diluizione nella shakerata, diluizione possiamo dirlo? Perfetto, okay. E tagliare la parte botanica del gin con un po' di vodka, e quindi enfatizzare il vermouth, dove sottolineo non in e out, ripeto, l'ho detto, non in e out, grazie, perché se il vermouth è buono è un peccato, no? Farlo finire nel lavandino, o essere carini e metterlo in un piccolo bicchierino, ma lasciamolo nel calice, nel drink, è molto buono. E così nasce anche il vermouth extra dry, che come vedi nulla è lasciato al caso, né il formato né il colore del vetro, certo. Perché poi da grandi produttori è ok che facciamo grande attenzione al prodotto, però non possiamo neanche dimenticarci che in un vetro trasparente può andare a ossidare, certo. Bottiglia troppo grande ossida perché si svuota, avendo comunque una rotazione nel bianco extra dry molto più lenta di un rosso, e così abbiamo portato anche tutto questo. Quindi a un certo punto comunque ci scontreremo, tornando anche ai discorsi e riprendendo un po' tutto quello che abbiamo detto, tra consistenza, concretezza, materia e palco, no? E immagine. La difficoltà sarà veramente farlo
farli stare insieme e farli vincere. Ecco, questo devono tirare una cosa sull'altra, magari spiegando, e sicuramente la comunicazione a questo aiuta molto. Così nascono i nostri vermouth, così nasce sempre dall'idea di ricercare un vino aromatizzato e fortificato da miscelazione, ma anche da bevuta da sola. Quindi c'è stato sicuramente questa commistione, tra noi produttori di vino spumante e che arrivano a guardare la miscelazione, gli spirits, no? Perché pertanto che sia un vino aromatizzato e fortificato poi viene catalogato alla fine finisce nei cataloghi spirits più che nel catalogo vino, e quindi questi bilanciamenti sono fondamentali, perché anche bere solo un Salvance and soda, un vermouth e soda, deve saper stare nel bicchiere, o bevuto a fine pasto con un arborinato piuttosto che un cioccolato fondente, deve essere bilanciato al meglio. Mi ricordo benissimo quando portai la prima prova definitiva di questo vermouth, la portai a un amico chef, Peter Brunel, uno chef stellato di cui insomma ci onora essere in Trentino, e ai ragazzi appunto del Soda Jerk. Peter mi ha detto perfetto da bere così, i ragazzi in miscelazione mi hanno detto benissimo, equilibrato, ma non sta, perché basta che metta qualche cubetto di ghiaccio e qui perdiamo in diluzione, e mi hanno insegnato a dover ovviamente caricarlo. Caricando forzatamente, perché il mio palato non era pronto logicamente, perché io lo andavo a assaggiare plain, tant'è che tante volte anche lì suggerisco di assaggiarlo quando si assaggia liscio nel calice del vino, perché lo dobbiamo mettere nei tumblerini da shot piccolini che non si sente nulla, no? E Simone ride perché probabilmente anche lui la prima volta che gli ho portato ha tirato fuori due tumblerini da shot e ho detto metti via quella cosa che per il provarlo ho bisogno di qualcosa che si possa esprimere. Certo. Questo così nasce il vermouth di fondo, ecco, perché penso che tutto nasca da un po' di amore che abbiamo per un prodotto. Siamo sicuramente goderecci se siamo in questo mondo noi stessi, e abbiamo creato un proprio veramente tailor, un vermouth, io credo un vermouth premium, non tanto per il valore ma per la ricerca, dalla struttura e dalla ricerca del vino di base, dove il 75% deve essere vino. Non stiamo facendo un vermouth per andare ad aromatizzare, nascondere, cambiare o sofisticare, diciamo, a livello aromatico un prodotto, ma vogliamo proprio creare la quintessenza di un vermouth, e quindi il vino, dove lì conta minimo un 78%, deve essere altissimo. È basato sul nostro Pinot Grigio che noi abbiamo in affitto, perché come sai noi facciamo solo vini spumanti, Trento DOC, che per forza dovevamo portare avanti, trovandomi ad assaggiare diversi vermouth, facendo diverse prove con diversi vini. A un certo punto ho detto ma abbiamo un grandissimo Pinot Grigio, bello strutturato, con una bella freschezza acidica, con una bella pulizia e anche una buona persistenza, perché non utilizziamo quello? No? E così nasce, ritocco colore col caramello, logicamente sul rosso, e invece bianco l'extra dry. No, è bello, prodotto fantastico che abbiamo assaggiato, e per noi è molto importante che abbiamo questi discorsi con produttori, perché così possiamo raccontare proprio la storia del prodotto, e io volevo chiedere a Simone come tu fai nei tuoi locali, scegliere i nuovi, diciamo, nuovi prodotti, i brands, come è importante un brand, lavorare, essere con un brand sia forte sia di nicchia. Come voi gestite questo? Allora, sicuramente è una bellissima domanda, non sempre semplice da capire, sicuramente ognuno attua delle strategie piuttosto che altre per collaborare con i brand. Sicuramente bisogna intanto capire con chi stiamo parlando. Ovvio che se mi confronto con un produttore come Giacomo, non posso pensare di parlare con una multinazionale che esporta in tutto il mondo. Da ogni prodotto bisogna secondo me cercare di
cogliere al meglio quelle che sono le sue opportunità. Qual è l'opportunità di un prodotto realizzato artigianalmente, comunque che non produce milioni di bottiglie come il vermouth di Giacomo? La possibilità di essere autentico, la possibilità di avere una cura dietro diversa rispetto a quella che sicuramente viene data a un prodotto di larga distribuzione, e la possibilità di essere sartoriali sulle attività che uno fa, perché una cosa come questa probabilmente con un vermouth super inflazionato diventa più difficile farla un'attività del genere. Ovvio che poi in base a quelli che possono essere accordi commerciali che un locale può avere, un'azienda può avere, piuttosto che filosofie di lavoro, bisogna andare a bilanciare entrambi i prodotti. Magari con un prodotto riesco a farci tantissimi drink nell'arco dell'anno e con altro valorizzare più quel singolo drink o quella singola experience, attività, pairing o qualcosa che viene fatto per dare qualcosa di diverso ai nostri ospiti. Un prodotto così probabilmente non tanti bar lo hanno a Firenze, perché essendo un prodotto di nicchia che deriva da una conoscenza pregressa tramite Reviprom, quindi tutto il mondo del Trento Doc, noi riusciamo ad averlo. Magari altri locali fanno più difficoltà, mentre l'altro vermouth lo possono avere chiunque. Se devo fare un'attività per cercare di dare un qualcosa di nuovo, di diverso ai miei ospiti, questo può essere un prodotto sicuramente molto interessante. E come diceva Giacomo, Punte Mess è da sempre uno dei vermouth anche miei preferiti, e sicuramente avendo delle note simili all'interno, o perlomeno comunque partendo da questo concetto, risulta estremamente duttile in quella che può essere la miscelazione per twist o per classici veri e propri, cioè sostituendo l'ingrediente Salvans a un vermouth di Torino, faccio un drink classico ma che allo stesso tempo porta con sé un bouquet aromatico e una parte amaricante sicuramente diversa da quello che può essere un classico vermouth, risultando quasi da solo già un twist. Poi ogni locale è in grado di bilanciarlo e sfruttarlo al meglio in base a quelle che sono le sue esigenze. Questo penso sia il modo migliore per lavorare i prodotti, o meglio il modo che noi utilizziamo per lavorare i prodotti. Un balance tra un prodotto commerciale che comunque ci permette di lavorare di numeri e un prodotto di qualità che ci permette di alzare il livello. Quindi come si diceva prima, dobbiamo tornare ad alzare un livello di prodotto, ma allo stesso tempo mantenere anche quella cosa di un po' di fumo che l'ospite vuole vedere. Ci deve essere, entrambe le cose ci devono essere. Una cosa che sempre si parla in hospitality, mondo di bar, ristorante, vini, come vedete voi il mondo della 50 Best, della Best Chef, 3 bicchieri gambero rosso, quanto importante per voi è questa via o prendere riconoscimenti? Allora, sono secondo me fasi anche della vita e della carriera di un bartender, di uno chef. Dipende molto dal momento in cui uno si trova nel corso della sua vita. Sicuramente è un qualcosa di molto ambito, sia a livello personale sia a livello di bar, riuscire ad avere un riconoscimento oggettivo. Perché per noi è importante un riconoscimento? Esiste un'università che ci qualifichi come bartender? No. Qualcosa che mi qualifica come tale è un mezzo attraverso il quale mi sento anche appagato, soddisfatto di quello che è il mio lavoro. Però non bisogna mai perdere il focus o l'attenzione su ciò che veramente è importante, ovvero i nostri ospiti. Quello che è importante sono i nostri ospiti, non è il ranking e la classifica. Quella, se siamo bravi e continuiamo a lavorare in maniera
costante, magari un giorno arriva da sola. Se la rincorriamo, come dicevamo prima delle cose, è una forzatura. Le forzature non sempre funzionano, secondo me. Ovviamente ricevere un riconoscimento del genere è sicuramente è qualcosa di super importante. Poi anche a livello aziendale, cioè non c'è da negarlo, guide più o meno, riconoscimenti più o meno, però ci sono, cioè anche a livello aziendale poi riporta a portarti utile o comunque un cambio proprio anche di prospettive, di conoscenze che ti può dare in vari aspetti, sia a livello direttamente per far conoscere il posto di più o anche altre strade che si possono aprire al di fuori della realtà stessa che stai vivendo, quindi perché sono riconoscimenti che poi da vari punti di vista hanno un valore o meno, però comunque parlano puramente da un punto di vista aziendale, hanno un valore effettivo, cioè poi qui c'è anche lui, non c'è un vero modo di darci un valore, come può essere un master, un attestato che confermi un certo tipo di lavoro con una certa finezza, no? E quindi ci può stare. Poi d'altra parte è molto ego e per un lavoro come il nostro che è estenuante, lungo, impegnativo, è sicuramente una forza e un'energia che aiuta a dimostrarti che hai fatto un percorso di un certo tipo, ma come dici tu è al 100% una conseguenza, non deve essere l'obiettivo, se no ti perdi, ti fai male. No, è diverso. Quando noi abbiamo iniziato qua, certamente abbiamo guardato, portiamo giornalisti qua, non solo della Svizzera, pure fuori paese, però era un po' diverso, che io vedo in due modi: c'è noi che lavoriamo per noi come un entrepreneur, o quelli che sono attaccati all'hotel, che hanno una busta paga, che devono dare quella high performance, c'è un budget molto diverso per focalizzare. Loro sono là in cucina, dico mondo di cucina, wow, abbiamo la forza a prendere tutti questi giornalisti eccetera, lavorare in perfezione, ma come noi molto diverso. Come io ho parlato con tanti giornalisti che noi dobbiamo curare, noi dobbiamo, diciamo, invitare loro qua, si sa, si organizza un hotel, si invitano, mangiano, parli, vai in giro con loro, vuoi essere proprio, dare migliore, fare vedere la città eccetera. È molto impegnativo, eppure, diciamo, economicamente è super duro, no? E quello è una strategia che è importante, certamente, che serve su un certo livello, come tipo branding, che dà la forza che abbiamo visto. Però c'erano momenti che dice wow, non abbiamo proprio aspettato, due cose ci hanno chiamato e così, è molto bello. Questa è la più bella cosa, quando tu non aspetti proprio e viene una telefonata, e dicono wow, ti vedo sul screen, congratulazioni, tu non capisci di che cosa parlano, e dopo dici wow, è una cosa molto bella. O quando vedi notizia già pubblicata, con il bar menu della 50 Most Inventive, che non abbiamo cercato questo. E questo è più bello, penso io. Questo sarà molto pazienza. Molto pazienza. E vedo che tanti non hanno e che sforzano proprio. E questo, penso pure il mondo vino, questa è una cosa molto... Un sacco più delicata, suppongo, per voi, perché tra riconoscimenti come possono essere i nostri, quindi Gambero Rosso, altre visioni di proprio etichettatura, di punteggio, e anche poi i classici DOC, DOCG o altre forme che possono essere sia restrittive che meno, è sicuramente super complesso per poi mantenere una propria identità, certo, e allo stesso tempo poi portare un prodotto e avere una conferma esterna, che può essere un riconoscimento, come sto dicendo, oppure una sigla che poi dà un valore o meno. Sì, è una bella attestazione, penso sempre, di un percorso, no? Perché poi è la comunità magari di appassionati che poi si
tante volte dico, si fidano ma comunque testano da loro. Quindi questa continuità, no? Che un premio, un'attestazione, un simbolino, indipendentemente da quello che sia, ti viene dato, è comunque anche lì un inizio di un altro percorso, un percorso che non deve poi tradire chi segue queste attestazioni, questi premi, perché poi appunto devi far vedere che obiettivamente vali, e questo è ancora un altro bello stimolo, penso, a continuare a migliorarsi e a dare sempre un grande prodotto, una grande qualità. Quello che penso è che davvero diventa importante quando sono molteplici, indipendentemente, no, che sia il più quotato, quando sono molteplici che ti premiano, che ti danno delle attenzioni, che ti riconoscono, perché poi il premio cosa vuol dire? Bravo Pietro, stai lavorando bene, ti meriti un più, un 5, un 10, un 20, un 30. Ecco, quando è molteplice l'attestazione di un buon risultato, che stai facendo un buon lavoro, questo è il coronamento, secondo me, anche del fatto che sia arrivato il tuo messaggio, la tua identità, la tua filosofia, no? Perché un piatto è buono, benissimo, sono felice, ma quando hanno capito cosa ci sta dietro quel piatto, no? O perché ho utilizzato questi vari ingredienti e cosa volevo trasmettere, ecco, quello penso da produttore sia l'appagamento, no? Oltre, perché sai, è buono, è bello, è bravo, ok, ma quando capiscono perché abbiamo messo questo insieme a quell'altro, impiattato in questo modo, utilizzato in questa tecnica, da produttori, no? Da costruttori, perché poi costruiamo, no? Un piatto, artigiani, un vino, artigiani, allora lì almeno io mi sento pagato particolarmente, no? Sì. No, penso andiamo verso le fine, che io ancora sono un po' curioso cosa voi, diciamo, tu come esperto nel mondo di bar, a persone più giovani, che alla idea vuole aprire un mio locale, cosa vorresti dire a una persona così che dice ok, non farlo, no, sto scherzando. No. Allora, sicuramente bisogna essere mossi dalla passione e esserne convinti. Noi non apriamo un locale, il locale si riempie e noi facciamo soldi. Questa è una favola che ci siamo raccontati o che ci hanno raccontato. Noi dobbiamo starci all'interno dei nostri locali, dobbiamo viverli, dobbiamo capire cosa realmente esprimono alla gente, capire come la gente risponde a questo input che gli viene dato dal nostro locale, e quotidianamente, in base a quello che è il nostro obiettivo, cercare di migliorarci, formare meglio il nostro staff, alzare sempre un po' l'asticella. Se non alziamo l'asticella rischiamo di addormentarci, di assopirci in una sorta di limbo che più di tanto non ci può far crescere. Ma fondamentale è la passione. Se non abbiamo la passione, un lavoro come questo dell'ospitalità non la possiamo fare, dobbiamo averla dentro di noi. Un locale funziona se chi crede in esso è presente all'interno, altrimenti faccio un investimento, metto qualcun altro al posto mio, ma poi il rischio che le cose non vadano come proprio mi immaginassi è molto elevato. Ma non solo nel bar, ma in tutte le cose. Cioè, se Giacomo non fosse presente lui nella cantina, Ma poi anche la coscienza di quello che fai, come secondo me. difficilmente penso che un progetto possa andare avanti e durare negli anni. È fondamentale muoversi. Ma perché è muovere un un'identità progetto che devi portare avanti, no? Io penso che sia quello, non penso di essere o che per forza sei più bravo di un altro, perché può essere anche molto più bravo, è che essendo comunque nato da te riesci a trasmettere meglio, no? Quell'anima che c'è nel vino, nel ristorante, nel drink, nel bar,
Ecco, questo penso sia, perché tante volte si può essere anche più sbavati, è che si è autentici se tu racconti che cosa vuoi E all'interno. penso che si debba fondamentalmente continuare a perseverare. Cioè, cosa vuol dire? Io devo continuare a spingere, a osare, anche nel momento in cui le cose non vanno come mi immaginavo. Se tiro i remi in barca, vai da poche parti. Quando sei in mezzo al mare con una tempesta, in qualche modo devi provare a dire, la contrasti in qualche modo, ti metti in una situazione di difesa, ma stai lì. Se lo percepisci e cerchi di capire come poter attuare un piano di risoluzione più ottimale possibile. Quindi, Esatto, e appena questa è un attimino più tranquilla, riprovare a rimettersi in moto. sì. Perché è l'unico modo per portare avanti un'attività ai giorni d'oggi dove i competitor sono tantissimi, dove il mondo è molto più veloce di prima, la comunicazione viaggia e vola come non ci potevamo immaginare neanche 10 anni fa. Basta un non nulla per invertire e ribaltare le cose. Banalmente basta una storia di una persona di un certo tipo a cambiarti per sempre un po' le regole del tuo locale, quindi continuare e credere in quello che facciamo. No, vi ringrazio molto per questo discorso qua e siamo alla fine. E vi auguro molto buon successo. Noi lo auguriamo a te, ti ringraziamo perché una cosa così è sicuramente bellissima, utile sia per noi che probabilmente per quelle persone che decideranno di ascoltare il nostro podcast, e ti auguro che diventi un appuntamento importante, esatto, e continuativo e duraturo. Grazie Quindi, mille, grazie mille. complimenti e grazie. Grazie Pietro. Grazie a voi. Grazie. Beviamo qualcosa, mangiamo qualcosa.